Ciao, sono Caruso. Oggi ti spiego un po' quale sarà il futuro delle professioni della relazione d'aiuto. Chiamali coach, chiamali ipnotisti, chiamali PNListi, chiamali come ti pare, insomma, tutte quelle professioni che hanno a che fare con l'aiutare l'altra persona. Seguimi fino in fondo. Allora, per iniziare bene questo video, dobbiamo prendere in considerazione il fatto che nessuno può aiutare veramente nessun altro. Lo dico in un altro modo, nessuno può cambiare nessun altro perché il cambiamento è proprio dentro di noi e quindi ognuno cambia se stesso. Però vedi, molte persone non sanno come fare e qui arriviamo sostanzialmente alla risposta di questo video. Quale sarà il futuro delle relazioni d'aiuto? Il futuro delle relazioni d'aiuto sarà proprio questo, la formazione. Se trovi persone che sono in grado di formarti nel tuo specifico, dandoti degli strumenti che in quel momento specifico della tua vita ti servono, allora tu ottieni degli strumenti con i quali puoi cominciare un lavoro di cambiamento. Te lo dico in un'altra maniera. Tutta quella popolazione di persone che pensano attraverso un'ipnosi di cambiarti, quella popolazione di professionisti che pensano che attraverso la loro tecnica possano cambiare te, andranno tutti quanti a scomparire. Prima di tutto perché c'è bisogno di una grandissima cultura che ha a che fare con l'arte del cambiamento e quindi la fossilizzazione in una tecnica specifica è un'assurdità. Lo dico spesso, non possiamo utilizzare la stessa tecnica per tutti quanti. Semmai dovrebbe essere una tecnica adattabile alle esigenze di ognuno di noi, ma non tutti quanti siamo nello stesso punto del percorso della nostra esistenza, della nostra evoluzione. E allora di che cosa abbiamo realmente bisogno? Degli strumenti e di qualcuno che sia in grado di insegnarci gli strumenti. Ci dà gli strumenti e ci spiega, forma nel come utilizzarli e poi ci lascia autonomamente, ci lascia nelle nostre mani la strumentazione perché noi possiamo fare una esperienza diretta di ciò che significa cambiamento. Ma in altri termini, che cosa vorrebbe dire? Che tutti gli operatori, come me, che hanno studiato ipnosi, PNL, respirazione, meditazione e chi più ne ha più ne metta, non potranno più lavorare? Sì e anche no. Secondo il mio modesto parere, il futuro, diciamo, la nuova generazione di persone che si occupano di, tra virgolette, aiutare gli altri, sarà una generazione di persone molto qualificate nella comunicazione, nel passaggio. Se pensiamo anche alla semplice visualizzazione, non tutti quanti lo fanno nello stesso modo e non tutti quanti ce l'hanno naturale, istintiva all'interno. Pensa, come potresti fare ad insegnare a qualcuno a visualizzare? Magari c'è una tecnica che prevede la visualizzazione, ma quella persona non sa come visualizzare. Hai le competenze per insegnarglielo, per dare lo strumento della visualizzazione alla persona interessata e formarla, dargli una strumentazione perché la possa utilizzare, fare un'esperienza e adesso possa immettere lo strumento della visualizzazione all'interno del suo percorso. Sei in grado di insegnare questo? Se la risposta è no, caro il mio collega, andrai a finire molto velocemente, perché come sappiamo tutto quanto lo scibile possibile della conoscenza umana è tutto quanto sul web, solo che attenzione, non tutti quanti abbiamo 300 o 400 ore per fare una buona ricerca e per capire che cosa realmente ci è utile in quale momento della nostra vita. Per questo ci sono i professionisti che sono preparati a comprendere che cosa ti serve e riescono a dartelo come strumento.
Se mi chiedete qual è l'evoluzione naturale della professione della relazione d'aiuto, è questa. Non esisterà più il PNLista, il coach, l'ipnotista, il breathworker, il coach di qualsiasi cosa, non esisterà più. Esisterà una persona che ha una cultura tale sulla crescita personale per cui riesce a individuare nel suo cliente ciò di cui realmente ha bisogno e non si sostituisce mai al lavoro del cliente. È tanti anni che dico questa cosa, basta basare tutti i percorsi di crescita personali su una singola tecnica. Ho avuto mentori che hanno inventato un qualcosa che magari in quel preciso momento ha funzionato e poi hanno continuato centinaia e centinaia e centinaia di volte a cercare di appiccicare la stessa strategia, la stessa tecnica a tutti quanti. Sto parlando in particolar modo di un paio di personaggi inglesi dei quali mi hai sentito parlare, perché realmente sono bravi, ma non si può adattare le persone alla tecnica, semmai si fa esattamente il contrario. Ecco, spero con questo video di averti fatto riflettere un po' anche su come stai cercando i tuoi professionisti, perché tutti noi abbiamo bisogno di crescere. Io lo dico spesso, sono nei giochi insieme a voi, non c'è nessuno su questo pianeta che è arrivato in fondo, che sa la totale verità. Siamo tutti nel cammino. Però sai, ci sono persone che imparano una tecnica e poi la vogliono vendere a tutti quanti, e invece ci sono persone che si danno da fare, si impegnano quotidianamente, crescono e poi con la comunicazione giusta riescono ad insegnare quali possono essere gli strumenti giusti da mettere in fila, da mettere in serie per aiutare le persone a trovare il loro obiettivo, il loro risultato. Ok? Diffida sempre delle persone che ti dicono ci penso io, perché ogni risultato è un risultato personale. Bene, fammi sapere che cosa ne pensi sotto nei commenti. Ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, io ti auguro una bella serata. Ciao!